Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, oggi voglio portarvi a bordo di Jeep Avenger, voglio farvi vedere alcune chicche che ha e perché merita un approfondimento questo prodotto così particolare. Bene, quindi partiamo dal nostro display che vedete qui. Allora, volevo farvi vedere, questa è la schermata iniziale, poi si può personalizzare, ognuno può fare quello che vuole. In questo caso abbiamo la funzione del riscaldamento, queste sono tutte icone che possiamo andare a spostare dove vogliamo e possiamo personalizzarlo come vogliamo noi. Quindi abbiamo spazio applicazioni e qui abbiamo IADAS, aiuto, Android Auto, clima, data e ora e possiamo personalizzare appunto come volevamo noi, sedili, telefono, eccetera. Quando vogliamo tornare indietro come un cellulare, torniamo indietro in questo modo qua. Facciamo chiudi. Pensate sempre come uno smartphone, quindi è molto simile come prodotto. Adesso andiamo qui e qui abbiamo il navigatore che è Android Auto. Cosa significa Android Auto? Significa avere il nostro prodotto, il nostro smartphone proiettato direttamente su questo enorme display che si adatta, come vedete, al display che abbiamo, perché ci sono display tagliati a metà, quindi con metà display, ma lui si adatta e si allunga in base al nostro display. Abbiamo anche display a volte, non so, da 7 pollici, da 10, da 12, da 14, in verticale, orizzontale. E questo nuovo Android si è aggiornato per adattarsi appunto a tutti i nostri display. Bene, allora lasciamo stare un po' Android Auto, che l'avete visto qui, e che la macchina supporta anche Android Auto wireless, quindi posso mettere il mio telefonino dove voglio e lui si connette, come adesso sto riprendendo, ma allo stesso tempo anche stiamo guardando Android Auto. Qui abbiamo le varie applicazioni che possiamo mettere, abbiamo OK Google, abbiamo tutto. Per tornare al nostro menu iniziale da Android Auto, premo le applicazioni, che sono queste, vado su Jeep e mi torna sul mio appunto schermata principale. Quindi siamo fuori da Android Auto, siamo dentro al display della nostra Jeep Avenger. Qui abbiamo appunto il navigatore, la funzione di riscaldamento, di cui abbiamo un'altra schermata che, torno a ripetere, possiamo personalizzare come vogliamo. Qui è messa navigazione, le applicazioni abbiamo visto prima, qui abbiamo il climatizzatore che, oltre ad averlo sotto qua, possiamo riproporlo qui sopra. Adesso volevo farvi vedere un attimo il menu, se riesco. Qui sotto ci sono i tasti del menu per tornare alla home, questo per quanto riguarda l'auto, il blocco delle porte e le doppie frecce. Qui adesso io ho premuto il tasto dell'auto, mi vengono fuori le funzioni e guardate quante robe ci sono. Quindi abbiamo rilevamento ostacoli vicini, funzione assistenza, mantenimento corsia, stop and start, controllo della trazione, segnali stradali, riconoscimento dei limiti di velocità, riconoscimento cartelli stradali, alert punto cieco e alert attenzione guidatore. È veramente completo di tutto. Tasti rapidi, qui posso andare a mettermi i tasti che voglio io. Poi possiamo personalizzarlo ognuno col suo, diciamo, con il suo profilo. Quindi adesso qui in sbaglio sono tornato dentro Android Auto. Quindi possiamo mettere fino a 4 profili, quindi mettere io, la moglie, il figlio, quello che usa l'auto, e l'auto è già programmata per quello che usa quella persona lì. Molto semplice. Qui adesso c'è Alberto, poi ce ne sono altri, eccetera. Qui abbiamo la luminosità per aumentare e diminuire la luminosità del display, i miei dispositivi, cioè i miei cellulari, eccetera. Bene, adesso torniamo indietro e voglio farvi vedere il display principale dell'auto, dove abbiamo contachilometri, contagiri, eccetera. Accendiamo la nostra auto, eccoci qua. Questa è la nostra schermata principale che vediamo. Possiamo cambiare anche quello che stiamo guardando, perché io premo il tasto, vedete? Allora, per cambiare dovete premere il tasto qui, questo qua. Vedete ci sono le doppie frecce e qui cambia. Adesso vi faccio vedere le modalità in cui cambia. Tasto così, consumo istantaneo, questo abbiamo il tragitto e tragitto 2 e poi torniamo fuori. Se invece vogliamo cambiare la schermata,
cioè quello che vediamo dentro lì, c'è un altro tasto dove ci sono i comandi delle luci, questo qui, guardate adesso, è la temperatura dell'acqua e questo. Poi posso mettere anche il navigatore, si aprono, vedete qua come si sono aperte, e posso andare a vedere il navigatore. Veramente interessante questa cosa qua, così possiamo avere tutti i comandi qua. Invece il nostro volante possiamo alzare ed abbassare il volume dell'autoradio, fare le chiamate, chiedere l'assistente vocale, e qui possiamo andare a selezionare le varie funzioni. Di qua invece abbiamo quello che riguarda la guida assistita, quindi cruise control, cruise adattativo, limiti di velocità, eccetera. Eccoci qua. Quindi penso di avervi detto quello che serviva. Era giusto un approfondimento per queste funzioni che sono veramente interessanti. Ecco, una cosa mi sono dimenticato. Guardate l'illuminazione che abbiamo qua. Questa, che ce l'abbiamo così. Aspetta che spengo le luci, così si vede meglio. Eccoci qua. Vedete che c'è tutto quel bordo lì, più anche qua. E in più anche nel cassetto porta cellulare, che è qui sotto. Questa illuminazione qua possiamo andarla a cambiare. E adesso vi faccio vedere come fare. Allora, torniamo un attimo indietro sull'home, andiamo in, avete visto, per andare in home premo direttamente il tasto qua senza cercare tanto e vado a vedere, non so se qua funzioni, impostazioni, personalizzazione, colori, vedete? Io vado qua su colori. Se vogliamo, quindi torniamo indietro, se vogliamo cambiare le luci che vedete laterali, quindi adesso vi inquadro magari già un po' più le luci, così vediamo il tutto insieme. Eccoci qua, così. Allora, bisogna andare sul profilo, personalizzazione, colori, colori display, vabbè questo è per il display, colori interni, vado su colori interni, metto rosso e diventa rosso, giallo, bianco, e posso personalizzare tutti i colori che voglio. Anche questa è una bella cosa, molto carina. Poi c'è connettività, sapete che avete una SIM dentro e quindi posso connettermi a internet perché posso avere anche la rete wifi, personalizzazione, eccetera. Anche questa un'altra bella chicca per cambiare. Bene signori, se il video vi è piaciuto e è stato utile, mettete un bel like, iscrivetevi al canale che tanto è gratuito e attivate il tasto delle notifiche. Grazie a tutti e arrivederci.